have to wait. Who knows? Okay, good. We're trying to connect on Facebook. Yeah, it's just a very, They Good. always change the program. Yeah, sure. So most of the devotees on this call are living in the city? Yes. They're all over the place. There'll be devotees Oh. from all over Italy. All Yeah. of Italy. Wow. Yeah. And in Chitra, There's, where I mean, are we you have some of living? the Some of the Chitra. I live near Prabhupada Dash. near Prabhupada Dash. Very, very close. Yes. About 6 kilometers away. Oh, okay, okay. So there will be devotees from different parts of Italy joining? Yes. Most from Bologna, but also from all over. Lots Italy. from around Bologna and surroundings, but some from all over Italy as well. Okay, We hope. I mean, we'll see how many people come. No, they will come. okay. I know we invited some people also. There's a friend of mine in Argentina. Wow. So let's see if she joins. Well, there's a Some there's others a may girl join. on here right now from Chile, Oh, okay. Carolina. Carolina. Carolina, she's nice. She's a flight attendant. She's a beautiful devotee. Yeah. Yes, she came to Italy a few times. Oh, really? Oh, Yeah. nice. Oh, because she flies, right? So she. Hare Krishna. Haribo, Carolina. How Haribo. are you? Good. Yeah. Yes. Her How are Facebook the page. babies? Yes, here. Wow. There's a new one. Beautiful. Bambino. Ah, so sweet. Sweet. She's pie. Madhavi. Is it a boy or girl? She's a girl. Oh, Madhavi what's her Devi. name? What is it? Madhavi Devi. Madhavi Devi. Madhavi. Madhavi. Wow. She's named after a very great Vaishnavi. Wow. Yes. Is sister of Siki Mahiti. That's right. She was one of the intimate associates with Lord Chaitanya. Lord She Chaitanya. wrote, she wrote beautiful poetry also. Yeah, She's very beautiful. serious all the time. And she has a big sister, right? Yes, Rasarani. And Rasarani is also serious or no? No, This live. no, she's very friendly. Good. Well, you have the best of both worlds. Serious and funny. Good. If you get too serious, you can talk to Rasarani. And if you get too playful, you can talk to Madhavi. Yes. How's everybody down there in Chile? It's fine, and now it's Yeah. very political. Oh, Political. did you hear the class I gave for Where? Bogota? Everywhere. Very political, huh? Wow. I gave that class for Bogota, but I don't know. Did you hear that, Carolina? Carolina? No. I just gave a When? class for the Bogota temple Ah, about a Bogota. week ago. Yeah. But Spanish translation. A priest. Okay, for it's the 8 temple? o'clock. okay. Okay. Roberto, togli l'immagine. Okay. Video siamo collegati anche con te. Siamo attaccati. No? Sì. Hare Krishna. I'll give a little introduction. Even if you are already very famous. Hare Krishna.
Siamo estremamente fortunati di avere con noi ancora, speriamo anche tante altre volte ancora, ci sarà con noi, Rukmini Devi, dasi, che è uno dei primi discepoli di Srila Prabhupada proprio dall'inizio. È diventata devota È giovanissima. diventata devota a 16 anni, mi sembra, e sempre continuato la sua pratica di bhakti tutto questo tempo, da 66 o 67 fino ad oggi. Per quello si vede che è sempre più luminoso. Più che vai avanti, sempre più luminosa. Così siamo molto fortunati, lei ha tanti bellissimi insegnamenti e realizzazioni. E siamo molto curiosi di questo argomento di stasera. I'm saying we're very curious about this, about your title for the topic this evening, what it's going to be. So with no further ado, we're very happy to have you with us again. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you so much. It's a great honor to be here. So thank you for inviting me. I see so many friends already. Hello, Chitra. Okay, Rukmini. Chitra. Remember, it's all it's translated. Yeah. Okay. È un grande So- onore, ha detto che è un grande onore essere qui con noi stasera. È molto felice, vede già tanti volti amici. So let me begin with a few prayers. Quindi inizierà con un paio di preghiere. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chaksun Milatam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangolanghaite Girim Yatkripas-tamaham bande Shri Gurum Dinatarinam Vanchakapatarobhyascha Kripasindhu Bhaivacha Titanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta-vindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you all so much for joining. Thank you for being here. Grazie a tutti per esservi uniti, grazie per essere qui. So I'd like to speak with you on this unusual topic of radical personalism. Quindi lasciate che vi parli di questo tema inusuale che è il personalismo radicale. And Roberto is going to put up the definition, working definition in Italian on the screen for all of you to see. Roberto adesso ci mette la definizione in italiano sullo schermo. Good. So while you're looking at that in Italian, I'll say it in English for those of you who have joined who don't speak Italian. Radical personalism is the revolutionary idea that asserts above all else the personhood of all humans, other living beings, and the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. A culture of radical personalism creates a nurturing, loving environment that honors the integrity of every living being and demands its members create a culture of compassion, care, mutual respect, integrity, spiritual understanding,
personal growth and unity in diversity. So what do you think? Should we leave the definition up or take it down now? We Maybe. should take it down because we are very small. It's a, Okay, take it down. Yeah. Okay. So If you if got any that. of you want, we can put it back up and you can snap a shot with your camera later on, maybe. Yeah. Magari ogni tanto puoi rimetterla velocemente con la telecamera se c'è bisogno. O si può So fare in- la foto. Ah. In Srila Prabhupada's own pranam mantra that he himself composed, one purpose of his mission is mentioned very prominently. Nel pranama mantra di Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. No, di Srila Prabhupada. No, di Srila Prabhupada. Scusa, no. di Srila Prabhupada che lui stesso ha composto, c'è proprio lo scopo della sua missione. It says that he is preaching the message. He is preaching the message of Lord Chaitanya Deva and delivering the Western countries which are filled with impersonalism and voidism. Lui sta predicando il messaggio di Sri Chaitanya proprio per gli occidentali che sono pieni di ateismo e monismo, nichilismo, Impersonalism. impersonalismo. Yeah. So No, I know that nichilismo. I know that in myself, sometimes I see some impersonal, uncaring tendencies I see in myself. Io noto in me stessa anche delle tendenze all'impersonalismo e alla mancanza di cura. So what about you? Do you sometimes see some kind of impersonalism lurking in your heart or in your personal dealings? E cosa dire di voi? Chiedo anche voi, vedete anche voi nel vostro cuore o nei vostri modi di fare, relazionare, dell'impersonalismo, della mancanza di cura? Yeah, Tridas is raising his hand, so I raise my hand too. Sometimes I see that in my heart or in my dealings with others. Sì, io e Tridas abbiamo alzato la mano, anch'io, anche noi vediamo nel nostro cuore questa mancanza a volte. Yeah, and have you ever felt unseen, like nobody is seeing you, or unheard, like nobody's hearing you at sometimes, your feelings or your thoughts? Vi siete mai sentiti invisibili, che nessuno vi vedeva, nessuno vi ascoltava, nessuno sentiva i vostri pensieri o i vostri sentimenti? Or do you sometimes feel like you've chosen, or I've chosen not to see something as a sort of a blind spot, that in some fault in myself or something I don't want to see in myself or others? O altre volte siamo noi che ci tappiamo gli occhi, che non vogliamo vedere dei difetti in noi stessi o i difetti degli altri. So yeah, sometimes we choose not to see, not to hear, right? Sì, a volte noi scegliamo di non vedere, di non sentire. Some inner guidance from Krishna, or maybe some outer guidance from someone. Maybe somebody's trying to tell us, give us a message that we don't hear. A volte le persone vogliono dirci qualcosa su Krishna o su altri argomenti, o vogliono dirci delle cose che noi non vogliamo ascoltare. There's a story of Srila Prabhupada with Satsvarupa Maharaj when he was a young brahmachari. C'è una storia di Srila Prabhupada con Satsvarupa Maharaj quando era un giovane brahmachari. And he was doing some typing service for Srila Prabhupada. And every week, at the end of the week, he would deliver his completed typing work to Srila Prabhupada's apartment. This was in New York City. Lui batteva macchina sempre per Srila Prabhupada ogni giorno e alla fine della settimana presentava a Prabhupada gli scritti che aveva battuto a macchina e li portava nel suo appartamento a New York. But one week he was invited to be part of the very first initiation in New York. But he was a very humble person. He felt so unqualified, so he didn't come. He didn't come to that first initiation. Ma una volta fu invitato alla prima iniziazione che si era tenuta a New York, ma essendo una persona molto umile si sentiva squalificato e allora non era andato a quella cerimonia di iniziazione.
But the next day he showed up at Srila Prabhupada's apartment to deliver that service, that typing service that he was completing. Ma il giorno dopo si presentò davanti all'appartamento di Srila Prabhupada e gli presentò tutti i fogli che aveva battuto a macchina. And Srila Prabhupada came to the door and he gratefully accepted the typing work. But yes, maybe translate that. Ma Srila Prabhupada andò alla porta e accettò con molta gratitudine quei fogli che gli aveva presentato. But then when he accepted the typing from Satsvarupa, he looked at him and he said, if you love me, I'll love you. E guardando le cose che aveva battuto a macchina, Satsvarupa Maharaj, Prabhupada gli disse, se tu ami me, io amo te. So yeah, let's unpack this story a little bit. What was going on here? Quindi questa è un po' una storia che illustra quello che succede qui. So this was a young disciple that wanted to offer his service, but he had not yet come to the point to be able to offer his heart. Questa è la storia di un discepolo che voleva offrire il suo servizio, ma non era ancora arrivato al livello di offrire anche il proprio cuore. And Srila Prabhupada was offering this exchange of love. If you love me, I'll love you. E Srila Prabhupada gli stava offrendo questo scambio d'amore. Se tu ami me, io amo te. So sometimes I think about how painful is it when someone comes to one of our temples for the first time or even many times and no one speaks to him or her. A volte penso come è doloroso quando una persona viene al tempio per la prima volta o è già venuto molte volte e nessuno gli parla. Or maybe someone makes an assumption about a devotee or a guest based on some bodily discrimination or prejudice. Oppure uno ha dei pregiudizi su qualcuno basato per esempio sul loro aspetto fisico. Questo succede a devoti, anche ai non devoti. One very dear devotee who is serving with great dedication in one of our temples, she's Black, she's of African descent. Noi abbiamo una devota che serve con molta dedizione nel nostro tempio e lei è di colore, è un'africana. And someone who's from another culture came up to her and said, what are you doing here? This is not your religion. Oh. E una persona che proviene da un'altra cultura le ha detto, ma che ci stai a fare qui? Questa non è la tua religione. So how painful that was for her, that you don't belong here. Quindi com'è stato doloroso per lei questa cosa, non era preparata. Yeah. So of course we're all individual persons and we all see things from our own different points of view, right? Ovviamente siamo tutte persone individuali e vediamo le cose dal nostro punto di vista. But as persons who are aspiring for the spiritual path of bhakti, loving devotional service, I'm thinking that we all need to learn to honor our differences in a mood of unity and diversity. Ma come persone che aspirano al cammino spirituale della bhakti, di amore e devozione, noi dobbiamo scoprire, coltivare l'unità nella diversità. Srila Prabhupada emphasized the primacy or the importance of the person of Krishna as the supreme personality of Godhead. Srila Prabhupada enfatizzava la personalità della suprema persona di Dio, Krishna. Although Krishna has personal and impersonal energies, right? Anche se Krishna ha energie personali e anche impersonali. We see Rasarani jumping around here on the screen. She looks very cute. She is her own personality. La bambina sta utilizzando la sua personalità che la vede saltellare qua e là sullo schermo. So just like Rasarani is her own person, Srila Prabhupada placed great emphasis on our own identity as eternal individual jiva souls, eternal persons in relationship to Krishna. Quindi così come Rasarani ha la sua personalità
particolare, Srila Prabhupada enfatizzava la propria identità come eterni servitori personali di Krishna. So we're familiar with this personalism and impersonalism from India, but the term personalism first appeared in the West in 1799 in print. Noi adesso abbiamo familiarità con questo termine personalismo, impersonalismo che viene dall'India, ma questa parola è apparsa prima in Occidente nel 1799, cioè è apparsa in Occidente solo a partire dal 1799. And there are many different schools of thought within this personalism, but we could call it a worldview that emphasized the importance of human persons. E ci sono adesso molte scuole di pensiero che enfatizzano questo essere persone e lo chiamano un punto di vista mondiale. And universale. the phrase they used is the real is the personal, that's the essential thing. The real is the personal. E loro What's real dicono, is personal. e loro dicono che ciò che è reale è una persona, che la persona, la personalità è ciò che è veramente reale. And it was a reaction to the depersonalizing elements in the Industrial Revolution. Questa è stata una reazione alla depersonalizzazione portata dalla rivoluzione industriale. And Darwinism. E dal darwinismo. And Aristotle's definition of man as the rational animal. E anche in contrasto alla definizione di uomo come animale razionale. So this school of personalism, it was about the dignity of the person. Quindi la scuola del personalismo tratta della dignità della persona. About consciousness, about free will, and about community. Parla di coscienza, di libero arbitrio, di comunità. And about how as persons we exist in relationship and never in isolation. E del fatto che come persone noi esistiamo insieme ad altri, in connessione con gli altri, non in isolamento. And it's interesting that this personalist school of thought inspired Dr. Martin Luther King Jr. when he was a doctoral student at Boston University. Ed è interessante di come questo pensiero, scuola di pensiero del personalismo, influenzò Martin Luther King Jr. quando faceva gli studi universitari a Boston. Yeah, and it inspired his work in recognizing and uplifting the dignity of every person. E ispirò il suo modo di riconoscere e voler elevare la dignità di ogni persona. Lo ispirò a questo. Yeah, and in seeing the interdependence of all living beings and developing the idea of the beloved community. E lo ispirò a capire l'interdipendenza tra tutte le persone e al fatto di costituire delle comunità basate sull'amore. So Srila Prabhupada, in his writings, in his lectures, and in his personal dealings, he loudly beat a drum of a radical personalism that would include all living beings. E Srila Prabhupada quindi nei suoi scritti, nelle sue lezioni, nelle sue relazioni personali, batteva molto duramente sul fatto del personalismo, di sviluppare il personalismo come attitudine. And in his Bhaktivedanta purports, Srila Prabhupada talks about how an impersonal worldview really encourages material desires and exploitation and material entanglement. E ha spiegato nelle sue spiegazioni del Bhagavatam di come l'impersonalismo invece fa sviluppare incatenamento materiale, materialismo. I missed one of them. Entanglement. Exploitation, entanglement. Yeah. Exploitation, material entanglement. Yeah, sfruttamento, materialismo e incatenamento materiale. Yeah.
So I was thinking that if the world is impersonal and nobody is watching and nobody really cares what you or I or anyone does, then who cares? E stavo pensando che se il mondo è impersonale e a nessuno interessa e nessuno sta guardando quello che facciamo, e allora chi se ne importa se fosse davvero così? We can do any darn thing, and why not? No one's watching. Potremmo fare qualunque cosa e nessuno ci osserverebbe, ci guarderebbe. Albert Einstein said something interesting. He said that if we think the universe is neither friendly nor unfriendly, Einstein anche disse una cosa interessante. Lui diceva che l'universo di per sé non è né amichevole né nemico. and that God is essentially playing dice with the universe, E che a Dio piace giocare a dadi con l'universo. and we're just victims of the random toss of the dice, E che noi siamo vittime del gettare a caso questi dadi. then our lives have no real purpose or meaning, right? E allora se fosse così la vita non avrebbe scopo, non avrebbe significato. But he said if we decide that the universe is a friendly place, Mentre diceva se noi decidiamo che l'universo è un luogo amichevole, then we'll use our technology and our scientific discoveries and our natural resources e allora dovremo usare la tecnologia, la scienza, le scoperte, le risorse naturali. we'll use them all to create tools and models for understanding that universe. Per creare strumenti e materiali che ci permettono di conoscere l'universo. Because he said that because power and safety will come through understanding its workings and its motives. Perché il potere e la sicurezza verrebbero dal comprendere le modalità in cui funziona l'universo. Right? So you get it, if the universe is friendly, then we'll use our understanding to understand how the universe works. Quindi, se il mondo è amichevole, allora dobbiamo usare la comprensione per capire come funziona il mondo. So it seems as though Albert Einstein himself thought that there was a practical importance of understanding the universe to be a friendly place. E quindi sembra che per Einstein era importante comprendere che l'universo funzioni in maniera amichevole, benevola. Yeah. And you know, when you think about how interdependent we are, you know, we're hearing a lot about how we're losing the honeybees. The honeybees are disappearing, right? Yes. Ed è anche molto importante capire l'interdipendenza. Oggi si parla tanto del fatto che stiamo perdendo le api da miele, stanno scomparendo le api. So, you know, just thinking about the interdependence and importance of every living being, what will a world without honeybees look like? E quindi dobbiamo capire l'interdipendenza e di come ogni essere è importante. Cosa sarebbe il mondo senza le api? And can we really step up to care for the environment before it's too late to find out? E il fatto che dobbiamo preoccuparci e fare qualcosa per l'ambiente prima che sia troppo tardi. So yeah, Srila Prabhupada gives us an imperative, like an urgent order to exemplify, to give an example of personalist dealings in our ISKCON society. E quindi Srila Prabhupada ce l'ha dato come un imperativo, un'urgenza di dare un esempio di personalismo, di relazioni personali all'interno della nostra società, movimento. Yeah, and all the devotees know these 6 loving exchanges that are described in Nectar of Instruction. E nel Nettare dell'istruzione si parla dei 6 scambi d'amore fra devoti. So let me just call them out for anyone who doesn't know. Offering gifts in charity or accepting charitable gifts. Ve li riassumo per chi non li conosce. Uno è offrire doni in carità agli altri e ricevere doni dagli altri. To reveal one's mind in confidence and inquire confidentially from some other trusted person.
rivelare la propria mente in maniera confidenziale e ricevere anche confidenze da altre persone di fiducia. And not to see the secrets of your heart blasted on Facebook tomorrow. E di non vedere i propri segreti del cuore spiattellati domani su Facebook. Right. And then accepting prashadam and offering prashadam to others. E poi accettare prashada e offrire prashada agli altri. So Srila Prabhupada says that in that place that the purpose why he formed the ISKCON society was to give a place for giving and receiving these 6 loving exchanges. That's his purpose in making ISKCON. Quindi lo scopo di Srila Prabhupada per avere fondato questa società, l'ISKCON, è proprio di permettere questi 6 scambi d'amore. And he also says that when ordinary people can observe this, they can also get a chance at beginning Krishna Bhakti just by seeing the loving exchanges between devotees. E Srila Prabhupada diceva che se le persone ordinarie riescono a vedere questo in noi, allora anche loro saranno ispirate a produrre questi scambi d'amore come i devoti. So this is really what I've been thinking about. What would it look like for all of us to, in more radical ways, think of ourselves as persons and others as persons and exchange in more personal ways. Quindi questo è quello su cui ho riflettuto. Cosa significa per noi applicare in maniera radicale il personalismo e gli scambi? Cosa vuol dire per noi fare questi scambi e anche riceverli? Can I try to awaken a more personal relationship with Krishna, with my Guru Maharaj, and with all living beings as beloved parts and parcels of Krishna? Questo ci aiuterebbe a sviluppare i nostri scambi personali d'amore con Krishna, col Guru e con tutte le entità viventi. And can we all try to, tutte le entità viventi che sono parti e particelle di Krishna. and can we try to see a little bit better and hear a little bit better what other people are going through, where they're coming from? Possiamo quindi cercare di ascoltare più gli altri, di vedere gli altri, di capire che problemi stanno attraversando, da dove vengono. And, in a mood of compassion and empathy, what is someone's need right now? What is someone going through right now that I can help with? E in un sentimento di compassione e empatia, cosa stanno passando gli altri? Quali difficoltà? Di cosa hanno bisogno? In che modo posso aiutarli? Yeah, sometimes, we so often want to preach, but sometimes the most compassionate thing we can do is just to deeply listen to what another person is going through. A volte noi vogliamo predicare, mentre la cosa più utile in quel frangente sarebbe piuttosto di ascoltare quello che sta passando l'altra persona. So this is kind of my thesis that I'm asking myself and I'm asking everyone if this kind of awakened consciousness could create a sea change in our ISKCON culture. E quindi questa è la mia tesi che io mi chiedo e chiedo anche agli altri se questo risveglio di consapevolezza può aiutare me stessa e gli altri nell'ISKCON. Yeah, could we create more of a culture of radical personalism in our ISKCON society? Quindi possiamo quindi creare una situazione di personalismo radicale nella nostra società ISKCON? Yeah, or what I love this term, what Dr. Martin Luther King Jr. called the beloved community. Can we create more of the beloved community within our ISKCON society? E mi piace un termine che usò Martin Luther King Jr., che è quello di comunità amorevole. Possiamo quindi creare una comunità amorevole nella nostra società ISKCON? Yeah, it's really interesting that this vision of our Vaishnavacharyas goes way beyond the United Nations Declaration of Human Rights. È molto interessante che questa visione degli Acharya Vaishnava viene da molto tempo prima della dichiarazione di intenti delle Nazioni Unite. Because when that was started at the United Nations, it was revolutionary.
but to think of human rights. But now we have to think of the rights of every living being. This is Bhagavad Gita philosophy. Perché quando è nata l'Unione delle Nazioni è stata rivoluzionaria per quanto riguarda i diritti dell'umanità, ma adesso dobbiamo pensare ai diritti di tutti gli esseri viventi. Questo è ciò che dice la Bhagavad Gita. Right. So I think this is really important, that we can learn to walk our talk and live our ideals. E penso che sia molto importante di dare un esempio concreto e vivere i nostri ideali. And not just remaining philosophically in the headspace, but having all of these deep truths sink down to our heart space as well. Non di rimanere in uno spazio intellettuale solo mentale, ma di far partire dal cuore questo spazio, questo pensiero, che sia ben radicato nel cuore. Yeah, you know, devotees are all philosophers, right? Devotees are all very philosophical. Sappiamo che i devoti sono tutti filosofi, sono tutti molto filosofici. But have you ever heard the saying that your actions are speaking so loudly that I can't hear a word you're saying? Ma avete sentito il proverbio che dice: le tue azioni parlano così forte che non riesco a sentire quello che tu dici? So I can't remember if I shared this story last time I was with you, but I want to share a very favorite story of Srila Prabhupada with you. Non ricordo se ho già condiviso la volta scorsa che ero con voi questa storia, ma la vorrei condividere oggi con voi. È una storia di Srila Prabhupada. So this young devotee asked Srila Prabhupada, he said, Srila Prabhupada, how can I serve you? Quindi questo giovane devoto chiese a Srila Prabhupada, come posso servirti? And Srila Prabhupada said, you can go where I will not go. E Srila Prabhupada gli rispose: tu puoi andare dove io non posso andare. And the devotee was so bewildered because Srila Prabhupada was going everywhere, right? E questo devoto era così sorpreso perché Srila Prabhupada poteva andare dappertutto. London, Germany, Tokyo, US, everywhere. Londra, Germania, Tokyo, Stati Uniti, dappertutto. So he said, but Srila Prabhupada, you're going everywhere. Where is it that you won't go? Discepolo disse: ma Srila Prabhupada, tu stai andando dappertutto, dov'è che tu non potresti andare? So Srila Prabhupada just shot back at him. He said, to the future. E Srila Prabhupada lo bloccò subito e gli disse: verso il futuro, nel futuro. And he said, and by the way you treat the people there, they will know how much Krishna loves them. E ad ogni modo, nel modo in cui tu tratterai le persone lì, loro capiranno quanto Krishna li ama. By the way you treat the people there in the future, they will know how much Krishna loves them. Dal modo in cui tu tratterai le persone nel futuro, potranno sapere quanto Krishna li ama. Tu saprai quanto Krishna li ama. Yeah. So I think this is Srila Prabhupada's radical personalism challenge to all of us. Quindi questo credo che sia la sfida di personalismo radicale che Srila Prabhupada ha lanciato a tutti noi. I think Srila Prabhupada is throwing down the gauntlet. Penso che Srila Prabhupada sta Gauntlet. It's a challenge. Throw down. It's like a Sfida, throw down the sfida. Sta lanciando giù questa sfida. Yeah. So Srila Prabhupada is challenging us. How do we live and how do we treat the people, the people we meet? Srila Prabhupada chiede come stiamo vivendo e come stiamo trattando le persone che incontriamo. How do we treat the other living beings? How do we treat the earth? Come trattiamo gli altri esseri viventi? Come trattiamo la terra? It's like a change from a me first consciousness to an us first consciousness. È un cambiamento tra la coscienza di io per primo, la coscienza di tutti gli altri, tutti quanti. And you know, we can ask ourselves, do my actions convince the people of the world that Krishna loves them? E mi devo chiedere, ma le mie azioni possono convincere le altre persone del mondo che Krishna li ama? Yeah. And am I demonstrating and living that love myself?
E io devo dimostrare e vivere questo amore da me stessa. So I think this is a radical personalism and a living love. Io credo quindi che questo sia un personalismo radicale e un amore vivente, un amore che si vive. And I think if we could actually live like this, it would set our ISKCON society apart from other people who think in more sectarian ways. E quindi penso che dobbiamo applicare questo modo di pensare alla società dell'ISKCON, anche con le persone che ragionano in maniera settaria. So yeah, in my opinion, this is a vibrant and transformed way of being that can be world changing. Nella mia opinione questo è un modo di vedere le cose vibrante e che può veramente cambiare le cose del mondo. And if we live like this, it will reinvigorate our Krishna consciousness movement. Se noi viviamo così, questo rinvigorirà il nostro movimento per la coscienza di Krishna. It will endear us to Srila Prabhupada. Ci renderà più cari a Srila Prabhupada. It will attract the hearts of the people we meet. Attrarrà il cuore delle persone che incontriamo. And it will bring us all closer to each other as sacred persons beloved to Krishna. E ci porterà più vicini insieme come persone sacre e amate da Krishna. So this is my opinion that this is really important in three ways. I'll give you three ways. I think it's really important. E quindi è mia opinione che queste cose siano veramente importanti e ve l'ho detto in 3 modi diversi. It's super important for our own introspection and our own devotional lives between ourselves and Krishna. È importante per noi, per la nostra introspezione personale, per il nostro rapporto personale con Krishna. In our dealings with ourselves and other devotees. È importante nel nostro avere a che fare con gli altri devoti. And in the way we interact with the world at large. E anche nel modo in cui interagiamo con il mondo in generale. And I think if we can make this shift toward radical personalism, that, sorry, go ahead. Credo che se riusciamo a fare questo spostamento verso un personalismo radicale, this will really help to create Srila Prabhupada says in Srimad Bhagavatam, the revolution of consciousness that he envisioned, that Srila Prabhupada envisioned. Credo che questo creerà quella rivoluzione di coscienza di cui parlava Srila Prabhupada nelle spiegazioni dello Srimad Bhagavatam e che era quello che lui intravedeva, la sua visione. Right. Srimad Bhagavatam says, a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Srila Prabhupada diceva una rivoluzione nelle vite empie delle persone che sono deviate dalla moderna civilizzazione. So these are a few thoughts on radical personalism. And what do you all think? Is it possible? Or do I have my head in the clouds? Allora, queste sono le mie considerazioni sul personalismo radicale. Voglio sapere cosa ne pensate. Se pensate che sono io che ho la testa fra le nuvole, se è possibile, se possiamo metterlo in atto. Yeah. So maybe you have what was important for you here? Maybe you have a reflection, or what's an important takeaway for you here? What will you share with someone else? Or maybe you have some questions also. Quindi voglio vedere se avete delle riflessioni su cosa è importante per voi a questo riguardo, oppure se avete delle domande da fare. I don't think you have your head in the clouds. I think this is where we want to go. I think this is what we need, because that's what from my impression was that. Traduce. Io non penso che tu abbia la testa fra le nuvole, perché questo è il nostro scopo, questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Thank you. I'm realizing that the way
that some of you have described how Prabhupada was and the atmosphere was in the first temple and amongst the first devotees, where it was all a big family, and I mean, of course, there were some, but there was a family atmosphere, and that we're trying to create that same kind of atmosphere, and I could see that's what really is needed now, more than anything, more than any institution, everything, but to create that atmosphere of loving exchanges. Otherwise, people they don't need an institution. It's necessary, but if that loving exchanges aren't there, then it's Sì, So important. molti di voi discepoli avete spesso descritto come era l'atmosfera nei primi templi, tra i primi devoti, era una famiglia. Noi dobbiamo cercare di creare queste relazioni amorevoli, questa atmosfera amorevole, perché l'istituzione è necessaria, però quello di cui la gente ha bisogno è questa atmosfera di amore, e allora si avvicinerà, allora potremo tornare a essere come ai tempi di Srila Prabhupada. Actually, Srila Prabhupada's guru, Bhaktisiddhanta Saraswati, said something very revolutionary that I'll share with you that will shock you. E in realtà il guru di Srila Prabhupada, che era Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ha detto una cosa molto rivoluzionaria che voglio condividere con voi. He said that institutions have a tendency to kill the individual spirit of persons. Ha detto che le istituzioni hanno la tendenza a uccidere lo spirito individuale delle persone. So we have to be very, very cautious that our ISKCON society doesn't do that and actually celebrates and honors the individual persons that we all are. E dobbiamo essere molto prudenti e fare in modo che l'ISKCON non faccia questo, ma al contrario che possa celebrare e onorare la personalità individuale che noi abbiamo, che noi siamo. And, you know, I'll just say one other thing before I ask for more questions. I was thinking that, you know, the devotees we love the most, think about it, those are the ones who really can listen and honor each individual person, be there and truly hear and truly listen. Sì, prima di chiedere domande, avevo pensato che i devoti che noi amiamo più di tutti sono quelli che sanno ascoltarci, che sanno onorare ogni persona, ogni individualità. So what else? Does anyone else have what's important for you? What's a reflection or what's a question for you? Qualcuno ha da dire... Is this impossible? Qualcuno ha da dire quello che è importante per lui, se c'è qualche domanda su questo. Ditemi anche che questo è impossibile. Jyotirmayi has her hand up. Yes. Jyotirmayi. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. It's always a total pleasure having you with us. Oh, And I would really like to thank Das Prabhu and Krishna Loka for making this possible. They are overwhelming us with so much treasure. I really, actually, I was, when I got the title of this class, I was really wondering what it should be about because it's totally unusual. And I was quite surprised by your explanation because I was expecting maybe something more psychological, more personal, I don't know. But listening to you, what actually made me realize is that is a totally important key because if we actually see people around us, not only devotees, but people around us as person, like as every single person. So we actually try to see him not as someone who's running around at the office or the boss or who is crossing us by at the traffic light and is making us being late at work. But if we see them that they have people, so they have emotions, they have thoughts, they have problems like we do, maybe this will make us better people. And will also help us show this kindness, because Prabhupada said that this is a movement for gentlemen, okay?
So this will make us, this kindness will make them curious, also will help us in our spiritual service, in our devotional service, making them, yeah, they are Krishnas, yeah, they're nice, they're polite, they give you nice food. So just having the nice impression and not making us angry about people, about our family, about all the things that are running over us. This is what arrived to me listening to you, and it is very difficult to do, but it's a point to start. Thank you. Let's let you translate. Thank you so much. Puoi tradurla tu, era troppo lunga. Ok, allora io l'ho ringraziata perché quando abbiamo cominciato, ho sentito il nome della lezione, non sapevo di cosa aspettarmi e mi ha piacevolmente sorpreso. Ascoltandola ho realizzato che in realtà se noi riuscissimo a vedere le persone, cioè ogni persona come un essere proprio, con le proprie emozioni, con i propri problemi, con i propri pensieri, questo ci aiuterebbe anche a vivere in una maniera più umana e anche a diffondere la coscienza di Krishna in una maniera più migliore, perché Prabhupada ha chiesto che noi fossimo dei gentiluomini, delle donne, perché l'ho detto in inglese, però lo si fa al maschio. Perché questo direbbe che la gente, gli Hare Krishna sono carini, sono gentili, hanno del buon cibo, per quello saranno anche molto più disposti ad ascoltare il messaggio, per quello noi saremo un esempio per tutti quanti. It's about appreciating, everything, because everything comes to us as a gift. We came here naked, we leave naked. Everything comes as a gift. It's about appreciating those gifts. Ha a che fare con l'apprezzamento, con l'apprezzare i doni che riceviamo, perché tutti nasciamo nudi e moriamo nudi. Yeah, I want to share something. Mother Teresa said something very beautiful. She said, the problem in the world is that we've forgotten that we belong to each other. Madre Teresa di Calcutta diceva, il problema del mondo è che ci dimentichiamo che apparteniamo gli uni agli altri. I see Sarah has Shri Manjari has her hand up. Can you hear me? Yes. Yes, okay. Hare Yes. Krishna. I'm so grateful to you, dear Mother Rukmini, because I feel like it's so beautiful to hear what you speak, and I love just to hear from you because you don't just speak about these things, but you live it yourself. So I always feel like just every time I met you and I've been around you, it's always moving and turning my heart so much. Oh, thank you. I'm trying to get there. It's really powerful, and I like so much what you were saying also about like really moving from our head to our heart, and not just being concerned with our own need and how we can, let's say, also get caught up on moving forward or going deeper spiritually, or God knows what. Like if we don't really develop that awareness of other people around us and we really try to help others, it goes hand in hand. And it's really it's such an important topic, because many times it's like also this personalism, I feel like, gets confused with thinking about myself like, oh, what I need and how I can be the one that makes a difference. But it's so beautiful that the main point is how other people are, what gift and how can I support in making others feel how much Krishna loves them. And automatically, just by thinking about how I can help others, immediately I can think about, okay, what do I need in order to help others? And so how can I have more Krishna in my heart? Because the purpose of feeling loved is not just for the sake of myself, but for really like being of help and
and service to others. So it's really beautiful, all these thoughts and this topic, and I'm so grateful you are doing it and you are living it. And I think your mind is really close to Krishna. It's not just on the clouds, but really far and really close to Krishna and to me personally and to all of us. So thank you very much. Thank you so much. Italian. Ok, sono molto grata a Madre Rukmini perché non solo parla di questi argomenti così importanti, ma li vive lei stessa. Mi ha ispirato molto nella mia vita ogni volta che l'ho vista, ogni volta che sono stata in sua presenza o che ascolto le sue lezioni, mi ha sempre come si dice? Churned. Creato molti sentimenti nel mio cuore perché è un bel esempio proprio di come essere al servizio in questa comunità di ISKCON. E un punto che mi è piaciuto molto della classe, come parla che dobbiamo andare dalla mente più verso il nostro cuore, quindi cercando di capire cos'è che gli altri hanno bisogno, com'è che posso essere di servizio agli altri, perché ogni tanto questo anche pensare, no, a livello personale, come posso io essere più personale, di solito va a concentrarsi di nuovo su noi stessi e cosa posso fare e cosa sono e cosa, no, come posso essere io al centro, al posto di veramente servire gli altri e quindi perdo le parole e quindi è proprio bello pensare prima agli altri qual è il bisogno, cosa hanno bisogno queste persone, cosa hanno bisogno cosa ha bisogno il mondo e come posso aiutare gli altri a sentire che Krishna li ama, e automaticamente pensando agli altri chiedo a me stessa che cos'è che posso offrire, quindi diventa un bellissimo scambio di sviluppare me stessa con una a higher purpose, un scopo superiore. Esatto, uno scopo superiore. Haribo, thank you so much. Thank you so much. You know, I was thinking the people of Italy can lead the world because all over the world, Italian people are famous as being people of the heart. So I think you can be the gurus for the world of radical personalism. I believe that. Stavo pensando che voi italiani potreste guidare il mondo perché siete famosi in tutto il mondo come persone di cuore, quindi potete essere proprio i guru del personalismo radicale. Yeah. Krishanji has a question. Krishangi, sì. Apri il microfono, Krishangi. It's me. Hare Krishna, dear Prabhu. I'm so happy to see you again here. Last time we were in Mayapur. Oh, good to see you. That was a wonderful meeting we had in Mayapur. Yeah, 2020. This is just my personal experience in trying to be more personal. Yes, I really recognize how much impersonal I was in my own life, in my relationship with God and with myself as well. And I remember I worked a lot about the question I asked to you, Prabhu, there. And yeah, it was how can I be more personal in my service for Krishna? And as an artist, it was very difficult because I have to find out also what Prabhupada wants from artists, what is his vision for artist and heart for Krishna consciousness. And many times I found out like, oh, maybe I'm wrong. I'm totally wrong. What I can do is not good for Krishna. This tool that I have maybe is not useful for him. And I had to work a lot to recognize that he really wanted
He really wanted all the tools that he is giving to us, and giving back to him is the best way for being really personal. But everything's not just the things that we are very good in, also the things we are very bad in. It's just one everything. And this being, more, I don't know, more skilled or develop a more taste for something than something else is also what give us a different taste. It's like when you drink a tea, an herbal tea, of course. We have just herbal tea, and I don't know, I can taste, I have a flavor. Someone else maybe is an artist too, but he has a totally different flavor. So I'm really grateful because I was also able to feel welcomed with where I am, because I had that conversation with you, Prabhu, and it really enlightened me. And till now, I'm still working on that. And I believe this will really help everyone on being more comfortable with themselves. And now I'm trying to help others with my little experience. And I pray, Krishna, that all my mistake really can help others and be more happy. And because they are more intelligent, they will understand before doing many mistakes that I did. Thank you. Do you want to translate into Italiano? Yeah, of course. Thank you. Ok. Ho avuto questa incredibile fortuna di incontrare Rukmini Prabhu in Mayapur nel 2020, prima che ci fosse il lockdown. Le feci questa domanda a proposito dell'esprimere se stessi nella coscienza di Krishna, come quelle che sono le attitudini, le skill, le cose che abbiamo imparato nella nostra vita, che sappiamo fare bene, anche le cose che proprio ci piace fare, che sappiamo fare bene, possono essere usate nella coscienza di Krishna. E visto che sono un artista e insegno arte, comunque il mio campo in generale era ed è quello, mi chiedevo anche come Prabhupada vedesse l'arte e in che modo volesse utilizzarla nella coscienza di Krishna, se ci fosse già un pattern, un percorso, qualcosa. Ne ho parlato varie volte con Rukmini Prabhu e in quel periodo mi sentivo molto frustrata perché ci sono tantissime opinioni diverse e come sappiamo Prabhupada è molto personale, ha dato risposte diverse a persone diverse perché era la risposta giusta affinché quella persona sviluppasse la propria coscienza di Krishna nel modo migliore per se stessa e per gli altri. E quando ho potuto confrontarmi con Rukmini Prabhu ho trovato non una risposta chiusa o definitiva, ma proprio la risposta che le dà in questa lezione, delle chiavi, no? Per sviluppare me stessa e apprezzare tutti gli errori, le cose belle, le cose brutte di me, le cose che non so fare e capire proprio come anche queste cose che non so fare, darle a Krishna come servizio mi rendeva veramente felice, perché alla fine ci dà sapore magari io non sono brava a fare degli gnocchi, ma mi metto e faccio degli gnocchi, sono venuti brutti, sono storti, un po' duri, un po' così, ma se lo faccio per amore, no? Quell'amore che ho per Krishna, gli dico guarda, ti ho fatto per la prima volta questo che non ho mai saputo fare, però lo faccio con amore per te, noi siamo più felici e lui ci accetta e sviluppiamo un sapore unico, no? Come dicevo delle bustine di tè senza teina, per carità, ognuno di noi ha un sapore estremamente diverso dall'altro, apprezzare noi stessi è veramente l'inizio per riuscire poi a dare anche agli altri un aiuto nell'apprezzare loro stessi e ad arrivare a Krishna. Questo più o meno quello che ho detto, credo. Thank you so much. Thank you so much. You know, I think for me, it's very inspiring to think of how each one of us is a sacred individual, and the gifts that I have, that you have, are given by Krishna, and no one else can give those gifts back to Krishna and to the world. Only you, only me, you know.
È molto ispirante sentire questo e capire come siamo tutti degli individui sacri. Io i miei doni, tu hai i tuoi doni, e quindi nessuno può dire, può contestare questo nel nostro tentativo di esprimere, di donare questi doni a Krishna. Nessuno può dirci niente. Yeah. And without your gift, the world is that much less. So each sacred gift must be offered to Krishna and to the world. Senza questo il tuo dono sarebbe sprecato, quindi ognuno di noi deve offrire il proprio dono a Krishna. If I can quote Mother Teresa one more time, another favorite quote from her, I can share. Se posso citare un'altra volta Madre Teresa di Calcutta, mi piace molto citarla e voglio condividere quest'altra citazione sua. Because people were always telling her that you're doing such great work. You're great, great, great. Perché tutti le dicevano, tu stai facendo un lavoro così grande, così imponente. So she said that her reply was that she and her sisters felt that whatever they were doing was just like drops in the ocean. E lei rispondeva che tutto quello che stavano facendo lei e le sue consorelle era solo una goccia nell'oceano. But then she said something very, very important. But without those drops, the ocean would be that much less. Without our little drops, the ocean would be that much less. Ma diceva anche un'altra cosa molto interessante, che senza quella goccia l'oceano sarebbe stato privato di quella quantità, sarebbe stato privo di quella goccia, di quel tanto. Yeah. Any other questions or There is a reflections? Yeah. There's a question on the chat by Sharadia Rasa Devi, Dasi. Uh-huh. Hare Krishna, dear Rukmini Prabhu. Thank you for the beautiful class. It was very inspiring. I find that with certain family members who are continuously critical and putting me down, I tend to shut down and withdraw. I don't ignore them and remain polite, but I'm distant and don't open to them. I think this is a self-protective mechanism, but I also think it's impersonal and stops me from, as Prabhupada said, making others understand how much Krishna loves them. So how do we remain personal and loving towards those who we feel we need to emotionally or mentally protect ourselves from? Such a great question. La Please, traduco, Chansa. la traduco in italiano. Hare Krishna, cara Rukmini Prabhu, grazie per la tua bellissima lezione, è stata molto ispirante. Io trovo che con alcuni membri della famiglia che mi criticano continuamente e mi scoraggiano, io tendo a chiudermi e ritirarmi. Non è che li ignori, perché rimango gentile, ma sono distante e non mi apro verso di loro. E io penso che questo sia un meccanismo autoprotettivo, ma credo anche che sia impersonale e mi ferma dal fare come diceva Prabhupada, cioè far capire agli altri quanto Krishna li ama. Quindi com'è che possiamo rimanere personali e amorevoli verso coloro che noi sentiamo che abbiamo il bisogno di comunque tenere a bada dal punto di vista emotivo e mentale e per poter proteggere noi stessi? So thank you for the beautiful question. It's important. Thank you very much. Grazie molto per questa bellissima domanda, è molto importante. So every human exchange is either a cry for help or a gift of love. Ogni scambio umano può essere di due tipi, un pianto per ricevere aiuto o un dono amorevole per gli altri. And when someone is wounded, like often we're wounded, we're wearing our armor, right? We're wearing our mask and we're wearing our armor. E quando qualcuno è ferito, perché spesso siamo feriti, allora indossa un'armatura, una maschera.
Yeah, and I'm acting out, and my message to the world is, I've been hurt, don't hurt me. I'm not going to let anyone hurt me because I've been hurt. E in quel caso il nostro messaggio al mondo è non fatemi del male, non fatemi del male perché mi hanno già fatto del male, per quello mi sto proteggendo. It seems to me that it's a personal challenge to see how we can melt the ice or get such a person to open their armor. E penso che sia una sfida personale cercare di capire come far sciogliere quel ghiaccio, fare in modo che la persona cali quell'armatura. Sometimes it can be done with just a simple word, sometimes an action. A volte questo può essere fatto con una semplice parola, altre volte con un'azione. You know, for example, sometimes in our temples, you're talking about family, but sometimes in our temples, we have someone who's been cooking the Rajbhog offering for 10 years. E noi parliamo di famiglia e a volte nel nostro tempio c'è una persona che da 10 anni che cucina la Raja Bhoga. But maybe nobody appreciated them. Maybe nobody said anything. And maybe they're have a hard, tough exterior. Ma magari nessuno gli ha mai rivolto un apprezzamento, gli ha mai detto qualcosa e hanno mantenuto un'attitudine esterna molto ruvida, rigida. You know, sometimes just by saying, you know, I just wanted to tell you how much I and other devotees in this temple really appreciate that you've been cooking this offering day in, day out, month in, month out for so many days and months and years. A volte basta anche solo che qualche devoto si avvicini e dica, sai, ti voglio dire quanto io e gli altri devoti apprezzano che tu da tanto tempo che cucini questa preparazione ogni giorno, ogni mese, per anni. Or sometimes it's someone at home, you know, maybe it's a family member who is very guarded and armored. Sometimes just a random act of kindness can really help them to really feel that someone actually cares about me. Altre volte può essere un membro della famiglia che indossa questa armatura e basta a volte anche solo una parola gentile per far capire, guarda che io mi curo di te, mi preoccupo, ci tengo a te. We see so many examples of this, you know, somebody who's very armored and angry and just reaching out with a little prasadam, a little flower, a tulsi leaf or a kind word can just so often melt someone's heart. L'ho visto questo molte volte, ci sono persone che indossano l'armatura, che sono molto arrabbiati e a volte basta un fiore, una foglia di tulasi, un po' di prasada, una parola gentile e loro si sciolgono. You know, we're so used to catching each other doing things wrong. We have to make a shift and catch each other doing something right. Perché noi siamo abituati a cogliere l'altro nel fallo, trovare quello che gli altri hanno sbagliato. Invece dobbiamo fare un cambio di attitudine, andare a vedere quello che gli altri fanno di buono, di bello. Because the fact is that everyone thrives by appreciation. The big people and the small people, everyone thrives by a tiny bit of appreciation. Perché il fatto è che tutti desiderano un po' di apprezzamento, le persone grandi o le persone piccole, tutti lo cercano. You know, our kids, they bring home the report card and we look at the report card and we see 3 A's and 1 B or 1 C, right? E allora, ad esempio, il figlio porta a casa la pagella, noi guardiamo la pagella e diciamo sì, 3 lettera A e una lettera B o lettera C. So instead of appreciating what they did right, we go, what's this B? What's this C? What's this about? E quindi anziché apprezzare quello che hanno fatto bene, di giusto, diciamo, oh, cos'è questa lettera B? Cos'è questa lettera C? Che è un giudizio inferiore. So even in the smallest ways, to catch somebody having done something thoughtful or kind, or, you know, the old grandma at home who's been doing the laundry or been cooking the ravioli or whatever for so many years and nobody gives her one shred of appreciation, you know? To just say a kind word makes such a difference.
Quindi è importante anche nelle piccole cose essere gentili. Magari c'è la nonna che per anni ha fatto la lavatrice, i ravioli, nessuno le ha mai detto una parola gentile, e invece è così importante, può cambiare così tante cose. Yeah, it's very transformative. Catch them doing something right, and appreciate even something very tiny. Quindi trovate qualcosa di buono, di giusto che hanno fatto. Può essere anche una cosa molto piccola e cercate di apprezzarla. Thank you. Yeah. Thank you. Very important. Grazie, molto So we importante. have a few questions from Facebook as well. Okay. There's also some question written on the chat. Can I read Anyway, we'll go ahead with, there's quite a few, there's 2 on Facebook and another 2 on the chat. So I'll take one from Facebook this time, just to change. Okay, Prita. from Prita Devi Dasi. Grazie per questa bella lezione, ho apprezzato molto i punti trattati. Umilmente nel corso del tempo ho potuto vedere che il processo del cambiamento non è facile ad attuarsi poiché un certo tipo di natura è molto radicata. Quindi dopo tanti tentativi per avere un'intesa, se non avviene, qual è il suo consiglio? Grazie. Allora, Prita writes, thank you for this wonderful class. I really appreciate many of the points that you touched. Humbly, in the course of time, I've been able to see that the process of change is not easy, and to realize, and it's not easy to apply actually to change, and because we all have a certain nature that's very deeply rooted. Therefore, after many attempts, if we're not able to change, then what can do you have any advice? We've tried so many times to change our nature, but it doesn't happen. Yeah, so I have 2 thoughts. Pray to Krishna for help. You know, when you're lying in bed at night, you can ask Krishna, Krishna, every day I make so many mistakes. I make so many offenses to my family, to devotees, to my own self, to you. Please help me, give me the intelligence to catch myself and not give me some sense of how to speak to others, how to speak to my own self internally, you know, and how to pray to you. So that's one thought. And the second one, sorry about the translation, I'll just say, and then the other one is practice, practice, practice. You know, just like if you're going to be a gymnast, if you're going to play the piano, practice, 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 right? Practice kindness. Quindi 2 pensieri mi sono venuti a mente. Il primo è di pregare Krishna la notte quando si va a letto. Per favore, aiutami a essere migliore con la mia famiglia, un migliore devoto, ad essere migliore anche con... No, faccio così tanti errori verso la famiglia, verso i devoti, verso me stesso, verso di te. Per favore, dammi l'intelligenza, fammi capire come posso parlare agli altri, come posso migliorare, correggere i miei errori. E pregare in questo modo. Il secondo pensiero è praticare, 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 continuare a praticare, a provare come farebbe un ginnasta, un pianista, continuare a praticare come essere gentili. Yeah. Yeah. Okay. And you know, I always like to say that Krishna is sitting in our hearts. He's unemployed if we don't turn to him. E mi piace sempre ricordare che Krishna è seduto nel nostro cuore ed è disoccupato se non abbiamo niente da chiedergli. So he's waiting for us to turn to him. Please, Krishna, give me the intelligence what to do. E quindi lui sta aspettando che noi ci rivolgiamo a lui e gli diciamo: per favore Krishna, dammi l'intelligenza, dimmi come posso fare. Right. Let me touch someone's heart today with kindness. Show me the way. Fai in modo che possa toccare il cuore di qualcuno oggi con la mia gentilezza. Mostrami la via. And I was thinking what Tridas Prabhu said about having the head in the clouds, or what he was saying from me, when we have our head in the clouds.
E stavo pensando quando Traidas Prabhu ha commentato il fatto di avere la testa fra le nuvole, che avere la testa fra le nuvole vuol dire... Yeah, we all may be listening to this and thinking, well, I'm such a critical person. This is impossible for me. This is very much in the clouds, but it's not possible for me. Che siccome siamo persone molto critiche, noi pensiamo, ah, questo è troppo in alto, troppo in aria per me, è impossibile. So one American writer, Henry David Thoreau, he said, it's okay to have your head in the clouds. Uno scrittore americano, Henry David Thoreau, ha detto, va bene avere la testa fra le nuvole. He said, keep your head in the clouds, but just put your feet underneath on the ground and move forward like that. E in realtà tieni la testa fra le nuvole, ma tieni i piedi per terra e vai avanti, cammina in avanti. Okay, then we'll go back over to the chat, and there's a question from Monica. Ok. Okay, actually, Angie writes, Mataji Rukmini, you say the most beautiful things. You cut open my jaded armor and I cry. Too beautiful. Thank you, thank you. Yes. Thank you. Love you, Angel. Thank you for your kind words. You are an angel. Thank you. Monica asks, Hare Krishna, thank you very much for this very inspiring lecture. I would like to ask if it's possible to reconcile radical personalism with the requirements of an organized structure and its regulations and hierarchies, as can ISKCON be, also in its local realities such as temples. So it's already in the chat in Italian, so we don't need to translate, sì. right? Monica chiede, Hare Krishna, grazie molte per questo intervento molto ispirante. Vorrei chiedere come si può conciliare il personalismo radicale con le esigenze di una struttura organizzata e le sue regole e gerarchie, come può essere l'ISKCON, anche nelle sue realtà locali come i templi. Yes, so everyone in the ISKCON society is a volunteer and they're doing what they do from their heart. And this is an organization made in order to establish love for Krishna in the hearts of all living beings. Bene, tutte le persone che agiscono all'interno della società dell'ISKCON sono volontari che rendono servizio dal cuore e che cercano di stabilire Krishna nel cuore di tutti gli esseri viventi. And Srila Prabhupada also talked about how the devotees should be inspired in ways that are individual, spontaneous, and voluntary. Srila Prabhupada diceva come i devoti devono essere ispirati in modo che possano essere individuali, spontanei e volontari. Right. So we have to see how we can mold our organization to honor the person in more and more radical ways. Quindi dobbiamo modellare la nostra organizzazione in modo che possa onorare la persona, il personalismo in molti modi diversi. And I really honestly think the key is appreciation. Everyone thrives by appreciation. E credo fermamente che la chiave di tutto sia l'apprezzamento, perché tutti cercano l'apprezzamento. And what is the enemy of that kind of appreciation? Pride. When we think, I am the greatest, I know everything, I can't learn anything, no one can tell me anything. E qual è l'opposto di questo? L'orgoglio. Quando uno pensa, io sono il più grande, sono il migliore, so tutto, nessuno può insegnarmi niente, io non ho bisogno di nessuno. But even the heart of such a prideful person can be melted by appreciation. Ma anche il cuore di una persona così orgogliosa può sciogliersi davanti all'apprezzamento. There's a beautiful saying that thankfulness is a type of a dirt, a type of soil in which pride does not easily grow. C'è un modo di dire, e cioè che la gratitudine è un tipo di terreno
sul quale l'orgoglio non riesce a crescere, non può crescere. I hope that's helpful. Spero che questo sia di aiuto. Okay, there's a question from Ram Goranga Prabhu. I'll read in Italian first. Hare Krishna Mataji Omaji. Quando qualcuno vuole forzatamente dissociarsi con te e alla ricerca di difetti in te per motivare la sua disassociazione, come fare a farle capire che probabilmente lui ha cambiato la visione su di te? Grazie, Haribo. Hai aggiunto qualcosa? Sì. Sei in inglese. Quando qualcuno, non lo so. Dillo in inglese. Let's see if I can translate it. You want to try to, oh, you can't see. Hare Krishna Mataji obeisances. When someone wants to forcibly disassociate from you and he's searching for, trying to find defects in you to motivate to rationalize his disassociation from you. How can you make him understand that probably he's just changed his vision about you, his outlook towards you? And then he adds on sul finale volevo dire è lui che ha cambiato la visione su di te. So he says in the end it's him that's changed his vision towards you. You're the same, but he's changed his vision towards you. Yeah. That's a difficult situation, isn't it? Sì, questa è una situazione difficile, non è vero? But sometimes it just requires a little bit of time and space. Ma a volte richiede solo un pochino di tempo e di spazio. Because Krishna is time, right? Perché Krishna è il tempo, non è vero? And Krishna rules all space. E Krishna, a Krishna appartiene tutto lo spazio. Controllo. So sometimes, Controlla I would tutto say- lo spazio. yeah, I would say sometimes we have to just give it a little bit of time and space and then try again from another direction. Try doing some kind word or some kind action from another direction. E direi che sì, di continuare, di lasciare tempo e spazio, ma anche di provare nuovamente, di provare con parole gentili, di provare in un altro modo, in un'altra direzione. You know, I always noticed how much you love gulab jamans. And so I thought I would bring you a few gulab jamans from the Sunday feast because I know you've always loved them. Ad esempio, potresti dire, sai, ho notato quanto ti piacciono i gulab jamun e ho pensato di portarti dei gulab jamun dalla festa della domenica. Or it could be anything as simple as a tulsi leaf. But I think in such a charged situation, give it some time, give it some space, and then come back from another direction. Oppure potresti dargli una foglia di tulasi e comunque in una situazione così surriscaldata, meglio dare un po' di tempo, spazio e agire da un'altra direzione. Dopo un po' di tempo. Cosa ho detto? Dopo, sì, tempo e spazio. I see my dear Chitra Rukmini has her hand up. Yes. My dear sister. Ah, look who's... Wow. Mataji. Yes. I'm mute now. Okay. Dear Rukmini Devi, I'm so happy to see you. I look forward to being with you tomorrow for our Zoom meeting. But I don't want to take time from, the other devotees, but I just wanted to tell you how you are so personal and also, and you also teach by your example how to appreciate each other's contribution, how to have this broad vision of unity in diversity.
and your life has always been like this. So I'm thinking that how it's important, the tendency is to always being, let's say, right, is so easy. But it is more difficult to see the right in others' point of view. But this important aspect is so important to understanding and cooperation. So if you can kindly say a few words about this aspect. Puoi tradurre, Mataji? Le ho detto che sono molto felice di vederla, che non voglio prendere il suo tempo prezioso, anche perché domani noi ci ritroveremo in un incontro Zoom. Ecco, volevo dirle come apprezzo molto il punto che lei ha fatto anche con il suo esempio di vita, di lezione proprio di vita, di apprezzare il contributo che ogni devoto può offrire, cioè di avere proprio questa visione veramente ampia di unità nella diversità. E poi un altro aspetto per me anche molto importante è che è molto facile vedere, è molto facile considerare dal nostro punto di vista che abbiamo ragione, ma in realtà vedere il giusto negli altri, nel punto di vista delle altre persone è essenziale per comprendere, verso una comprensione e una cooperazione. Se puoi gentilmente dire qualcosa, qualche parolina di questo aspetto. Thank you. So I would say that, usually they say, what is the saying? Birds of a feather stick together, right? Sì, il proverbio dice uccelli dalle stesse piume volano insieme, giusto? And we're afraid of those things or those people who are different from ourselves. E noi abbiamo paura di quelle persone che sono diverse da noi. But actually we are enriched by our diversity, not impoverished. We become enriched by our diversity. Ma in realtà noi diventiamo arricchiti dalla diversità, non veniamo impoveriti. We learn something new that we didn't know before when we listen to someone who's different from ourselves. Noi impariamo qualcosa che non sapevamo prima quando ascoltiamo qualcuno che è così diverso da noi. I'll tell you a story. Once there was a group of school children many years ago in Afghanistan. Vi racconto una storia. C'era un gruppo di bambini di diversa età in Afghanistan qualche tempo fa. And the teachers took them all to a big garden and they instructed the children to pick all the flowers except the blue ones, not the blue ones. E allora l'insegnante gli diede questa istruzione, li portò in un prato e disse: raccogliete tutti i fiori eccetto quelli blu, non raccogliete quelli blu. So after they'd picked all the flowers and left only the blue ones, the teacher sent them back to look at the garden. How does the garden look now with only the blue flowers? E allora, dopo che avevano preso tutti i fiori eccetto quelli blu, l'insegnante li rimandò indietro e disse: guardate il prato adesso, come vi sembra il prato solo con i fiori blu? And the children said it's not as beautiful now without all the different colors. E i bambini risposero: non è più così bello senza tutti quei colori differenti, non è più bello. So the fact is we are enriched by our differences, by our diversity, and the world is made more beautiful by our diversity. And we have to honor those small unheard voices.
E quindi il mondo non è così bello senza tutte queste differenze, queste diversità. Quindi noi dobbiamo onorare anche le piccole differenze. The refugees, the ones who don't speak up, the poor, we have to hear those voices in the deepest ways. I rifugiati, quelli che non possono parlare, i poveri, noi dobbiamo dare voce anche a loro, capire le loro differenze, le loro storie. Sometimes in our ISKCON temples, the ladies don't speak up. A volte nei nostri templi ISKCON le donne non parlano. Maybe we would all be enriched to hear what the ladies have to say. E forse potremmo essere arricchiti nell'ascoltare ciò che le donne hanno da dire. Yeah. So that's a thought. Quindi questo è un mio pensiero. Great. Carolina Ortiz writes, very beautiful and enlightening lesson. Thank you very much, Rukmini Prabhu. Thank you all so much. It's a great honor to be here with you all in Italia. Grazie. Grazie molte, è un grande onore per essere qui con voi in Italia. Anche un grande onore per noi. It's a great honor also for us, especially for us, a great honor to have your association. And we appreciate so much and hope you can come again. And appreciate so much your example, especially your teaching and your example, because you're definitely living what you're speaking. Thank you. Vogliamo ringraziare ancora tantissimo perché per queste parole illuminanti e proprio toccante che ci tocca in tutti i sensi, specialmente apprezzare il suo esempio che vive queste parole, questi insegnamenti. E vogliamo anche ringraziare Roberto, Daniele e specialmente Citra per la loro organizzazione e poi Citra per sua sempre perfetta traduzione. Thank you, Chitra. Thank you so much. Grazie. Thank you, my darling. Thank you from my heart. Thank you so much. Thanks to Hare all of you. Krishna. Thank you. Thank you, Tredas, and thank you, Krishna Loka, who is Thank flying you. to Krishna Loka. Hare Krishna. Thank you for your Thank you. sweetness. Thank you all for being here. Thank you so much. Haribol. Haribol. And say Haribol to Anuttama. I will. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Hare Thank you so much. Hare Krishna. Haribol, Hare Krishna. Could we invite your husband Thank you so sometime? much. Oh, he would be very honored. He loves Really? Okay. Write us an email how to get in touch with him. Get in touch with me and I'll catch him. Okay. Get in touch with me and I'll catch him. Thank you, Roberto, for that great translation. Wow. If any of you want to read Radical Personalism in Italiano, then you can ask Roberto. Thank you very much. Thank you all so much. Haribol, Haribol. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna.